Torniamo per l'ennesima volta alla Tendopoli perché c'era l'articolo che diceva sgomberata per la terza volta. Noi andiamo a vedere se c'è ancora qualcuno, però a me non mi sembra tanto sgomberata. Mo piano piano ci avviciniamo, ma vedo già un po' di movimento. No, sgomberata no, raga, vedo già le tende io. Sicuramente penso ce ne siano di meno, dai però. Sì, l'altra volta siamo passati e abbiamo contate 12. Mo però già ne vedo 3-4, poi già vedo qualche ragazzetto che si avvicina. Mo cerchiamo di capire se sono tranquilli o se... Ma l'amico nostro come si chiamava? Richmond. Chiamato più volte, c'è un altro ragazzo tunisino che mo si allena con me. Bisogna sempre vedere chi si vuole salvare e chi no. Purtroppo però, è brutto a dirsi sta cosa, però c'è gente che se gli dà in occasione ci si aggrappa e se la porta avanti. E c'è gente che tu provi ad aiutarla più volte, non gli interessa. Anche che quando ritornano qui, sull'articolo c'era scritto erano degli assistenti sociali per offrire un'alternativa allo sgombero. Che hanno fatto? Si sono presi le tende, se ne sono andati, quando se n'è andata via le varie pattuglie e tutto quanto, sono ritornati e l'hanno rimesse. E questa è la risposta. Cioè, ce ne sono decisamente di meno. Sono meno perché saranno 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vabbè, però ci saranno pure meno tende, caro Mattia e caro Simone, e pure caro Marcello, ma non vedete che roba, oh? No, dai, no. Su, cioè, poi dici perché uno poi dopo si inalbera e dice, cioè ragazzi qua, ok, se ci volete sta, perché ci avete no, stateci pure, ma santo Dio, ma rispettate, oh, dove state, oh? Cioè, ma voi siete abituati a mangiare e a defecare nello stesso posto, cioè, ma che cosa è? Questa è una cosa... Però vedi, un'altra cosa che io ci tengo sempre a sottolineare è, allora c'è una panchina qua, ok, non ci viene nessuno sulle panchine qua, lì c'è lo Stato Maggiore dell'Esercito, però qual è la situazione? È che questa zona non è transitabile a nessuno, la gente per non passare qua o cammina sulla ciclabile o passa dall'altra parte del marciapiede che è strettissimo. Ti ricordi l'ultima volta? Cioè, ma noi stessi... guarda che sangue, vedi? Sì, qualcuno si è pistato, ma no, si saranno menati come sempre. Guarda, qua ci stanno i cocci di bottiglia, regà. Qui si sono menati, guarda, cocci di bottiglia là. Quando è stata l'ultima volta che siamo venuti qua in ripresa che ci hanno tirato i San Pedrini da qua? Un po' di mesi. Però vedete, guardate, quello io dico sempre, tutte bottiglie rotte. Le bottiglie di vetro rotte, con gente scalza, con gente fuori di testa, guarda, cocci qua, cocci là. Questo significa che hanno fatto baldoria. Poi è un attimo passato da casino normale, esatto, a casino molesto fasse male. La gente che passa qua non può sta così. Ah, hanno bruciato, guarda. Ma guardate che c'è. Hanno dato fuoco a una tenda. Questa è una tenda che ha preso fuoco. Oltre alla parte di inquinamento, magari qualcuno si poteva pure far male. Chissà, magari è pure andato a fuoco per sbaglio. Sono i resti, diciamo, del materasso di fortuna. Guardate qui che situazione. No, ma voi immaginate uno che stava dentro, ubriaco, tenda che prendeva fuoco. Sì, ma sicuramente magari pure per sbaglio ha preso fuoco. Sì, classico, magari stavano come quello che si era addormentato con la sigaretta sul petto, no? Sì. Questo si è addormentato dentro la tenda ha preso fuoco, queste poi sono tende da 4 soldi, non so tende professionali, capito? Questi meno costano, meglio è. Ma sti ragazzi, no? Lo Stato che dovrebbe fare? Dove dovrebbe mandarli, metterli? Allora, da quello che ho letto sull'articolo gli sono state offerte delle assistenze alloggiative, che vuol dire che però ci sono delle regole. Qui le regole non ci sono, se la sera vuoi bere, tirate le bottiglie lo puoi fare. Se vuoi chiedere spicci alla gente che passa lo puoi fare, se vuoi chiedere una sietta lo puoi fare. Dentro l'assistenza alloggiativa a una certa ora ti alzi, a una certa ora vai a dormire, tieni tutto preciso e pulito, cosa che invece qui non fai. Questa si chiama libertà. Poi per chi è abituato a vivere all'aria aperta, specie adesso che inizia a far caldo, è il massimo. Qui, ecco l'odore che si sentiva. Sì, no, c'è puzza, qui dietro hanno allestito una sorta di bagno. Guarda, con la coperta, le mosche. Mazza che una quantità di cagate allucinante. Evelina, cortesemente, sì, mamma mia che roba, regà. L'unica cosa sicura è l'alcol. Se guardate tra cartoni di vino, birra, controbirra, qui l'alcol non manca. Allora, un'altra domanda è sempre la stessa. Guarda che treno, guarda la pisciata sulle mura aureliane è un classico. Però dicevo,
situazioni di emergenza, persone senza soldi, però raga non manca mai l'alcol qua. Cioè l'alcol non lo regalano, non è che viene la Caritas e ti porta l'alcol, non è che viene Sant'Egidio e ti porta l'alcol. Il tavernello costa un euro. Però, un euro oggi, un euro domani. però raga, qui ci stanno 100 euro di alcol, che in una situazione dove tu dormi per strada, ok che l'alcol ti aiuta e tutto quanto, però ci vogliono i soldi. Ci sono vestiti, coperte, tende, sterei, televisori, di tutto e di più. Vedi, guarda, questo manco cammina dritto, occhio c'è una bottiglia a mano che giustamente, vedi qui addirittura hanno allestite cose. Ciao. Come stai? Ciao bello. bevuto tanto. Microfono. Come stai? Però, Oh bro, che vuoi? ciao, come stai? A posto, caro. Di dove sei? Where are you from? Anche frutto sane. Senegal. È bevuto tanto. Senegal. È bevuto. You from You Senegal? drink C'è un superalcolico in mano. grappa. Ok. Vabbè. Si è bevuto al mare con tutti gli scogli. Ok, possiamo farti qualche domanda? Una cosa, ma è vero che sono venuti per aiutarvi, per darvi un posto dove alloggiare? Io non posso parlare. Non riesci? No, non posso parlare. Quindi non vuoi interrompere? Non vuoi parlare. Vuoi parlare da Che noi abbiamo letto che a voi vi hanno aiutato per andare a dormire da un'altra parte. Non è vero? No, Where are you from? no, Mali. Mariano? Bamako? C'est bon così. Ah, là-bas, il y a beaucoup de bassins là-bas. Ici, il y a beaucoup de bassins, il y a tout là-bas, no? Sì. Senti, quanti anni è che tu stai qui in Italia, fratello mio? 14 che è arrivé ici. Come? 2014. Ah, dal 2014 che tu stai qui a Roma. Sì. Ok, e da quanto tempo che tu vivi per, purtroppo, maintenant tu vivi pour la rue, no? J'ai vu que depuis 2018, je vis dans Ok, dal 2018 il signore, come tu ti appelli, mon frère? Bragi Modi. Ok, allora c'è Modi che praticamente vive per strada, purtroppo, dal 2018. Bon, così. Maintenant, c'est vous-même conseillez des mots que vous devez faire quelque chose pour nous. Nous, on ne peut pas bouger ici. On est là pour l'instant pour passer du temps un peu. Tu as bisogno di qualcosa allora? Mais quand c'est vous qui pouvez décider de quelque chose pour Allora, pour faire dice, allora il signore qui, Voilà. il signore dice che siamo noi che Voilà, decidiamo. nous, on n'a pas de décision pour parler de faire quelque chose. Parce que nous, on n'a pas de moyens. Allora praticamente loro sono Voilà. praticamente imbaliate le onde perché non sanno proprio da dove partire, caro Mattia. Voilà. Non sanno da dove partire per chiedere diciamo un aiuto e un sussidio diciamo a qualcuno, no? Si vous avez... Ok, lui dice che praticamente ha la famiglia in Francia Voilà. e si ritrova solo diciamo a vivere qui. Allora, è andata a fuoco la tenda. C'è la tenda che è andata a fuoco. No, io non lo so. Non hai visto niente? No, io non l'ho visto. Io arrivando io trovo fuoco. Quando là-bas. sei arrivato qua? Quando sei arrivato qua? Ici, qua, nelle mem... E c'est quello? Ah. Non, même pas 2 settimane che Allora sono 2 settimane che ti sei messa la tenda Non, qua. je l'ai mis ça ici. Ah. Sinon, je suis là depuis 2018. Ho capito, questo Ma l'abbiamo non sono capito. venuti a sgomberare ieri? La police l'a arrivé ici per Ici, la première fois, les policiers arrivano ici pour aller vers quando? le tenda. Quando? Non lo so. Non sai niente tu, tu Tu sei stato pure in Sicilia, questo ultimo. il signore è omertoso. Je suis un homme 53 ans. Quanti anni hai? 53 ans. 53 années. 53. 53. Ah. Mazza, Moi, je veramente. vivre en Europe ici, ça fait longtemps, depuis 1992. Allora qua che ci fai qui? Questo qui ci cucini, che ci fai? Mettere del carbone, mangia. Ah Mattia, ma senti un po', ma ti ricordano qualcosa questi qua, guarda un po'? Mamma mia. Che so questi? Hanno lanciati da Non, ça, mettre ça pour... C'est quoi ça? Per un'arma? L'air non prendre des... Ah ok, per il vento, per fermare la tenda, ok. Oh raga, questo comunque, oh Mattia, questo è veramente pesante, pezzo storico di Roma, il San cosiddetto... Piedrino. Alla prochaine fois alors, À la prochaine fois. ok? À la prochaine fois, quand tu es arrivé, il faut arriver avec les tenda ou arriver avec quelque chose pour nous. Vabbè, tu vas faire les choses doucement. Ah, doucement, si, Ok? c'est vrai. Allora, alla prochaine fois À la alors. prochaine, Inch'Allah. Ciao, inshallah. Stavo facendo alcune considerazioni insieme a Manuel che qua
la situazione alla fine è quasi peggiorata. Avevano smantellato, avevano ripulito, ma in realtà qua la sporcizia è addirittura aumentata. Prima almeno c'erano dei sacchi qua per raccogliere l'immondizia, adesso proprio c'è un letamaio a cielo aperto, anche bottiglie rotte. L'ultima volta ce n'erano 20 di ragazzi così e come ti avvicinavi, insomma, voi ricordate, ci hanno preso a San Pietrinate, quindi un po' più miti, però la sporcizia è aumentata. Prima andavano a fare i bisogni dall'altra parte delle mura, adesso invece proprio lì. Avevano detto che ribonificavano, diciamo, la zona, ma come vedete, ragazzi miei, qua siamo nella giungla, santo Dio, questa è una giungla. A Matti c'è poco da fare, cioè, ma guardate che schifo. Noi siamo grossi, oh. No, dico, non costerebbe nulla a fare un minimo di manutenzione, a parte che qua le piante sono più alte da noi, là ci stanno pure un paio di scarpe abbandonate. Questa è la classica infrattata, cioè qua per infrattare, nascondere qualsiasi cosa, Va benissimo. o no? Comunque c'è del disagio, ma ci vogliamo avvicinare invece qua, Sì, al infatti- Sarcica che sta a fare. Infatti, Ercica, ma che sta... No, assurdo, questa è la seconda che stiamo vedendo, insomma, nell'arco dei 2 minuti, quindi voi Ciao. andatemi un attimino pure a pensare che odore nauseabondo. La tendopoli in realtà non è stata sgomberata. Che hanno fatto? Sono ritornati subito. Noi ci abbiamo parlato con alcuni ragazzi, tra l'altro hanno ammesso una cosa, quando sono venuti a sgomberarla gli hanno offerto un'alternativa, cioè andare da una parte che però loro non hanno reputato né dignitosa né accettabile, perché non potevano cucinarsi, perché non potevano portarsi certe cose, perché non potevano stare insieme, perciò hanno deciso di ritornare qua in virtù di questi motivi. Io gli ho detto ma non è meglio un posto chiuso e tutto quanto? Mi ha detto no, meglio stare all'aperto tutti insieme, cucinare, avere i nostri tempi, perché possono fare la doccia qui il giorno a binario 95, Pranzo, mangiano di qua. pranzo di qua e anche di qua bagno e cena e ricaricare il telefono, perciò hanno trovato a livello logistico un modo di vivere. Vorrebbero andare via? Hanno detto sicuramente di sì, però oggi non vedono grandi prospettive. Francamente qui ormai l'hanno messi in una condizione dove non solo sono abbandonati, ma gli hanno fatto pure crescere l'erba. Guarda, qui c'è un cartello spaccato, tutto buttato, immondizia, e poi non so manco che ci sarà qua dietro. Qui hanno buttato mesa plastica, roba. Comunque hanno detto che Richmond dorme da quest'altra parte, no? Insieme a altri, ma dove? No, dice giù in fondo lì all'angolo. Ma guarda che pure qua dorme, perché se no qui sta quantità di tavernelli e vini vari non ci stavano, guarda. Cartoni qua, cartoni là. Qui sarà sempre il solito bagno pubblico, guarda che altri cartoni. No, regà. No, fermate. Cioè qua è peggiorato. Evelina, ti fermi qua, Ce l'ho, Guarda. Cioè questo è il WC pubblico. No, ma sai il problema? Che adesso anche per continuare a defecare qui vuol dire che acciacchi la cacca degli altri. Certo, magari ci arrivi pure, non c'hanno manco, alcuni loro non c'hanno manco le scarpe, c'hanno le ciabatte. No, ma in più c'eri ubriaco, quindi Certo, poracci. qui ci sono delle ville, cioè questo è il discorso. Qui ci sono le mura aureliane, io Ora vedo laggiù uno accovacciato, ma che sta facendo sì, la c'è cacca? uno laggiù sta a fare la cacca. Comunque noi, quando stiamo qua, avete visto, sono passati un sacco di studenti, è passata gente Sì. che... Guarda, scarpe abbandonate. Qui poi sai da che ti accorgi che hanno creato dei percorsi? Che l'erba è schiacciata, no? Arrivi in fondo e c'è sta l'angolo della cacca. È pieno, guarda. Qua pure. Oh, voi considerate che a Termini c'è difficoltà a trovare parcheggio, di qua e di là è vuoto. Parcheggi liberi. Allora, per chi viene a Termini e non riesce a trovare parcheggio, sappiate che No, qua sai che trovate ci sto a parcheggio. pensare, perché noi andiamo sempre in metro per eludere questo problema traffico e parcheggio. Oggi venendo dalle visite devo prendere la macchina e dico dove parcheggio, a sto punto a saperlo. Qua era libero. La prossima volta se capita parcheggio qua. Ma poi guardate che bella zona questa che potrebbe essere, villette, Poco trafficata. via privata, mura romane, cioè stai Passa poca gente qua. tranquillissimo, non c'è traffico, però il degrado se l'è mangiata. Il degrado non lo fanno solo le persone che vivono qui, perché quello è il minore male, ma questo è il comune di Roma. Non può lasciare un marciapiede, non può lasciare le mura romane in queste condizioni. Cioè, oh regà, piante alte quanto Mattia Faraoni. Alberi morti, lasciati così. Ma che vi costa ripiantare gli alberi su una via come questa? È sempre lo stesso, Mattia. Ci Ma abbiamo ce già l'abbiamo provato una chiesto. volta. Sì.
Questi però, raga, non so giacigli, questi sono fatti apposta. Hanno messo i cartoni proprio per evitare di schiacciarla, no? Sì. Anche perché, sai, si mette il cartone, perché poi dopo quando ci sono tante cacche, togli solo il cartone, lo butti, via tutto. bravo, lo butti in mezzo alla strada, poi quando passa, perché in mezzo alla strada, guarda, vedi? Sì. I cartoni, questi qua, perché magari ci cagavano o ci pisciavano sopra, Sì. Boom, butti qua, poi col tempo, con la pioggia e tutto quanto, e lì ritorna pulito e ci puoi riandare. Ma pensa a questi che si affacciano, quante volte durante il giorno vedranno gente qua che... Abbiamo trovato poi un ragazzo di 39 anni italiano che con tutto il rispetto sembrava avesse 20 anni di più, che dormiva in condizioni veramente di disagio per terra, così, buttato così, senza avere neanche una tenda, ancora in uno stato inferiore, porello. Questo a testimoniare che la droga è veramente una dimensione di perdizione e quindi una persona che ha perso la famiglia, che ha perso gli affetti, qualsiasi tipo di obiettivo, di speranza, che ha perso tutto, la vita, le amicizie. E sono 20 anni che fa questa vita, quindi... Vedi, scusa, c'è un signore che dorme lì. Questi sono alcuni giacigli proprio sotto. Come stai? Vedi, questo è un portone. Sei italiano? Dove? Io. Di dove sei? Di Catanzaro. Ah, sei calabrese, compà. Senti, da quant'è che ti trovi in questo stato? Cioè, nel senso, un mesetto che ti ritrovi per strada? Come mai? Che cosa ti è successo? Ho perso tutto, mi sono rovinato. Qual è stata, diciamo? La droga. La droga? E guarda che droga? Droga. Qualunque. E dai, Eroina. più facile. crack. Eroina Ah, ecco, e cocaina, eroina. ti sei dimenticato. Cocaina, eroina, marijuana e fumo. Quanti anni c'hai? Io, 39. Sembri più grande, non voglio offendere. Ognuno si porta ognuno. Certo. E scusa, da quant'è sei venuto qua a Roma? Un paio d'anni. Che so 2 anni che vivi così. Scendo, sto un mese, 2 scendo, salgo, sto un mese, 2 scendo, salgo. Ma quindi c'hai la tua casa, la tua stabilità giù a Catanzaro? Sì, io ho una casa in affitto, sì. Però ogni tanto mi faccio un giro qui a Roma e me ne vado. E che stai qua un mese e dormi per strada il mese? Sì, un mese a strada e poi me ne vado, no? Vieni qua con l'intento di drogatte? No, delle drogate, per divertirmi, no? Poi se capita uno spinello, me lo faccio. Parliamo di sincerità, dai. Tanto stiamo tra di noi, dico. Cioè noi abbiamo durato per terra così, non è uno mi sto a spinello. riposare, mi sto a riposare. Certo. Non è proprio una cosa convenzionata vedere un ragazzo italiano che magari Ma sapessi, i miei sono divorziati. La situazione Io, familiare drammatica. in un certo senso, diciamo pure così. Io sono rimasto solo, mi devo arrangiare. In un certo modo mi devo arrangiare. E quindi questo fatto di, diciamo, evadere, tra virgolette, dalla tua città natale, venire qui a Roma, diciamo, tra virgolette, ti aiuta a staccare la spina dai pensieri? In un certo senso, sì. In un certo qual senso, sì. Non ci penso, eh? oggi tutto il giorno che hai fatto? Passeggiando. In giro per Roma? Sì. Senti, ma come ti sostieni? Cioè, chiedi... Un po' con la Caritas, un Ok. po'. Sì, questo. E poi vai a scollettare anche? Mi è capitato forse di vederti, correggimi se sbaglio, all'interno della stazione Termini, anche a Via Marsala, diciamo, a chiedere, diciamo, un aiuto, un piccolo aiuto alle Beh, persone, io, giusto? Diciamo che io giro, non è che io cerco soldi. Vado nel negozio, cerco qualche panino, poi se capita una signora gentile, senza cattiveria, che vuol dare 2, 5 euro, 1 euro, vado. Scusa, qual è il tuo obiettivo nella vita, Presidente? È il mio obiettivo. Per il momento mi riposo, poi se qualcuno mi Non aiuta parlo di ho un oggi, parlo di obiettivo. domani. Qual è il tuo sogno? Ho pure 39 anni, capisci, capirai. no? E quindi non hai Certo, sono possibilità. a 60. Se qualcuno mi aiuta, ce l'ho l'obiettivo. Se non mi aiuta nessuno, quale obiettivo devo avere? In certo senso è così. Cioè domani che farai? Io cerco di tirare avanti e poi alla fine si vedrà. Per te, che cos'è la felicità? La vita è la felicità. Già vivere per te è felicità. Già. Però posso farti io invece una domanda un po' più provocatoria. Io ti ho visto per terra, qua, Certo, sì. nella condizione peggiore rispetto anche a tanta altra gente. Come fai a stare giorni qui per terra? Perché tu non c'hai una casa a Roma, no?
No, non c'è cazzo. Non è una bella situazione, cioè tu potresti aspirare molto di più. Ma se qualcuno mi aiuta aspira, aspira qualcosa, no? Certo, però Se non mi aiuta nessuno, mi sto però se, fermo, di- sto zitto, però se aspetta una dice cosa tranquilla. aiutati che Dio ti aiuta, nel senso deve partire da te sta cosa. Se non parte da te nessuno ti può aiutare. Io ti potrei dare pure 2000 euro adesso, che ci fai con 2000 euro? No, 2000, che ne Che ci faccio? fai con 2000 euro? Dimmi, se io dessi 2000 euro adesso, tu Che che ci stai faresti? Prima andrei a un hotel a dormire. E poi che ci fai dopo? poi Te ci piano compri- piano, te ci no, compri la no. sostanza? No, diciamo all'hotel. Invece di disturbare la gente, mi compro io personalmente qualcosa. Ma tu dormi qua stanotte, qua. Non lo so se dormo qua. Questo non lo so. Cioè tu il tuo bene è solo questo, tu c'hai ma le Non c'è scarpe. una valigia? Sì, li ho qui. Le scarpe ce l'hai perché qua rubano. No, me li dà la... Binario 95? Il binario 95. Meno male, almeno quello. Tu hai detto hai parlato pure di eroina, no? Ma non sempre. Io mi controllo. Se no sarei in istituto. Senti, ma te la fumi l'eroina o te la spari in vena? No, me la fumo. Te la fumi sulla stagnola? L'eroina, invece la cocaina sulla bottiglia. Ah, ok. Raramente mi buco io. Io in tutta la mia vita mi sono bucato 12 volte. Senti, Una ma minchiata. lo scalo del metatone, prendi metatone per Non caso? mi piace mettere a me. E come Al fa? CERT non sei stato mai al CERT per farti aiutare? Ho fatto 6 mesi al CERT. E che 6 mesi una volta. hai preso comunque del metatone, penso, no? Facendo uso di eroina. Al CERT Tu c'hai mi crisi di hanno dato- astinenza? Al CERT mi hanno dato... No, il Subtex non mi piace. Mm. Mi hanno dato... Ma come fai a dire che non ti piace? Perché l'hai provato? Sì, l'ho provato e non mi piace. Ma però non è una cosa che deve essere di piacere. Senti, comunque Davor, stabilizzatori tumore, queste cose qua ti hanno dato, penso, no? E mi hanno dato una medicina che si chiama... e l'ho dimenticato come si chiama, però me l'hanno data la medicina. Scusa, ma se ti succede qualcosa, chi si preoccupa di te? Nessuno, chi si preoccupa? Beh, Vabbè, diciamo nessuno. ti fa soffrire sta cosa? La solitudine la senti? No, ormai mi sono abituato, pure 39 anni. Ti ha fatto piacere che ci siamo fermati a parlare con te? Sì, mi ha fatto piacere. Perché, guarda, non era per cattività. A parte la sigaretta che mi avete offerto, pure di parlare, 4 chiacchiere, no? Scambiare 4 chiacchiere. Ma perché ti abbiamo visto, secondo me, nella condizione più strana, perché eri proprio sul ciglio della Tutto strada. rispetto, Qui, guarda, ti faccio un esempio stupido. Sei meno protetto dei ragazzi che stanno all'altra parte perché almeno loro stanno nelle tende. Qui una macchina che fa manovra magari ti prende pure. No, ma adesso no, se magari è notte mi Ti metti un ritiro po' più, un'altra parte, esatto, magari più su- riparato. bravo. No? Ma per capire proprio, tu adesso ti alzi e andrai a cena dove? Dove mangi? Stasera? Al prete. Dove? preti qui E poi si dove ti offre. metti a dormire? Dove proprio voglio posto? Capita, o qui, o se mi viene il sonno lì, o più in là, dove capita? 20 anni che sto sulle strade. 20 anni. In strada. Cioè tu sono 20 anni che fai sta vita. Ma no, sempre a Roma, a Firenze. No, perché- tanto che cambia lo scenario, ma tanto la Sì, sostanza è la sostanza stessa. è quella. Tutte queste. A Malincuore abbiamo ritrovato Richmond dopo tempo che lo cercavamo, tempo che non lo trovavamo più, in una situazione nettamente peggiorata, di disagio, di forte imbarazzo. Richmond che è sempre stato, no, un po' il pesce fuor d'acqua, una persona distinta, educata, elegante, trovarla così in uno stato di confusionale, con un occhio nero, che quasi si vergognava di parlare con noi, cosa che ci ha ribadito. Tutto questo ha proprio testimoniato quanto questo scenario è da condannare e da intervenirci, perché se persino una persona così ne ha subito le conseguenze nefaste, dobbiamo intervenire a tutti i costi. Guarda, devo andare via, ma c'è Richmond. A Richmond, sta macchiata di te, infatti. C'è l'occhio nero! C'ha l'occhio nero! No! Ma io ho parlato con Florence, mi ha detto lui dove stavi. Mi ha detto passa qua dietro che c'è Richmond. Allora, no, perché c'è l'occhio nero? Che è successo? Hai litigato? Mi ha detto, io ho parlato con Florence, mi ha detto si conoscono loro. Mi ha detto che Richmond è un bravo ragazzo. Mi ha chiesto, ma è andato in palestra? Richmond ha detto no, non c'è andato Richmond in palestra. Ti sei un po' trasandato rispetto a come stai, sei più dimagrito, sei più sbattuto, è vero? Prima stava molto meglio fisicamente. Fermo tutto, che poi mi arrabbio, eh. Ma che stai a bere? No, io non... Non bevi? Stai a usare le droghe?
Però sei troppo dimagrito, Richmond. Qualcosa c'è che non va. Che è Dici la verità. successo? Con Fatali e altri ragazzi. Un problema con altri ragazzi? Sì, lui non ha capisco, io non ne capisco. Non hai Mi sa che capito? avete fatto botte. Non vi siete capiti e avete litigato con gli ragazzi dall'altra parte. Infatti per questo mi ha detto sei venuto te qua allora. Perché di là c'era un problema. Spiace però. Comunque sei dimagrito tantissimo, Mattia, non so se. Parla un po'. Non stai a parlare. No, non sta. È impastato, vedi? Cioè io. È inutile che ce ne Guarda, nascondiamo- ce ne nascondiamo guardami un po' non negli occhi. Guardami dire un po'. parolacce, porello. No, non sta bene, Mattia. Esso come dormiva prima, stava quasi in catalesse. Prima ti ho visto, stavi proprio così a dormire. Guardami in faccia, oh. Io sono sempre amico tuo. Io sto aspettando ancora che vieni in palestra. Perché lui è bravo persona. Voi Sì, bravo sì, persona. ma no, lui ti voleva aiutare per davvero, eh. Se t'ha messo nelle condizioni per venire in A palestra. parte non te devi vergognare con noi, qualsiasi cosa. Tutti sbagliamo, eh. Cosa quante volte Richmond. Che poi è preso. Però da come è rallentato, o tanto alcol o qualche farmaco. Allora, ascolta, Mi sa hai che- litigato con Comunque loro. non c'ha le pupille spillate, quindi Quelli di là. penso sia. No, io non andare più. Da quanto? Da quanto tempo che non vai più di là? Forse più un mese. E questo quando? E questo forse 2 settimane fa. Con gente di là? Sì, Chi? dei 2 mesi fa, scusa, 2 mesi fa. E mo sei qua da solo. Matti di là si menano sempre. E stai usando sostanze? Dì la verità. Qualcosa hai preso, dai. O hai mischiato psicofarmaci o. No, io sono questo è centro. Io guardo una video per voi, venuto di là. Ascolta, ti vedo un pochino, hai bevuto? No, io non, Ti sei drogato, hai fumato? no, io non ho fumato. E che hai fatto? E lui è... fa una... come si... Poi prima parlavi benissimo. Una grida. Ma lui prima c'aveva un altro fisico, te lo ricordi? Cioè lui era proprio piazzato, era atletico. Parte a bottone. Perché non sei mai venuto in palestra da me? Non è il tuo problema, Non mio è problema. vero, Richmond, ti scrivevi con me. Ti vogliamo aiutare. Io lascio di qua, solo questo. Volevi stare qua. Io lascio di strada. Sono di strada. Have you pain? No, io no, senza troppo Rick. È solo questo, io senti il dolore, qua il dolore. Ma sei andato in ospedale, hospital? Venerdì io tornare. Forse Venerdì ci torna. io quando questo è successo io ero lì forse un mese per l'operatore, dopo io ma venerdì io c'è un appuntamento. C'è unghie lunghe. Sì, no, ma sei, sì, lunghe. sei lasciato andare, Mattia. Preferisco fare questo, ma la situazione questo. Ma tu non puoi tornare di là. No, io non posso tornare. Vabbè, No, Mattia, purtroppo è un problema Sì, tra persone. Cioè, pure che ci andiamo a parlare a noi, poi gli menano, caso chiuso, cioè. Poi che fai? Ti metti a discutere con tutti quelli che. Di qua ci stanno quelli che sono stati cacciati. Il signore dorme là, lui dorme qua, abituato che l'avevo visto in un certo modo. È la classica metamorfosi, diciamo, Sì, vedi un ragazzo dello stato giovane. Quel ragazzo d'abbandono. che ci hanno raccontato a me mi fa venire in Sì, mente. sì, esatto. Come quel ragazzo che adesso sta in una situazione drammatica, lui sta facendo quel percorso. Cioè lui è passato da un ragazzo atletico, bello, solare e tutto quanto nel senso è talmente uno scenario al limite che pure no, si fa di difficoltà poi a distinguerti su lui sempre tutto Sì, tempo. sì, non ti ripeto, io sto Che a fare. possiamo fare per te adesso? Richmond, scusami, Mattia, io ti voglio fare una domanda, Richmond. Scusami, se posso. Ma posso vedere un attimo qua, un attimo. Questo? Che cos'è qua? Questo è. Che cosa? Come si chiama? La flebo all'ospedale? Flebo, la siringa. Siringa? Dai, Quando andavo siringa, sì. all'ospedale? Tanto. Oh. Ti hanno fatto tante visite? Si dice stato Quindi tu all'ospedale. you don't use drugs? No, I don't use drugs. Ok.
Ok. Noi abbiamo ancora i numeri di cellulare. Sì, no, ma Ce l'hai ancora il cellulare, Oh. Richmond? Il mio cellulare sto qua, ma batteria. batteria andata. It's not charged. Lì ai preti mi hanno detto ve lo fanno caricare dai preti. Ecco, vedi. Carica. Stai proprio al 20%. Non c'ho manco il cavo, se no te lo caricavo io col power bank. Non c'ho proprio questo qua. Senti, ci sentiamo al cellulare con Eve. Io cancello il tuo numero. Perché pure questa? Ha cancellato il tuo numero. Pure senza non viene in palestra, c'è una chiacchierata, una cosa. Tu non ne capisci perché, ma io lo so perché io cancello. Tu non lo capisci perché, ma lui lo sa. Perché? Dimmelo, tell me why. Si è vergognato forse. Perché pensi che non potrai mai stare con noi? No, non è così. Tell me why. Spiegati, non devi essere timido, stai tranquillo. Niente, ma lui è bravo, lui è molto bravo. Ok. Io una brutta persona, io non voglio. vedi, si Vicino Te l'ho detto, cioè lui ha fatto qualcosa di sbagliato e si vergognava di te, capito? Vicino per una brava persona, io devo. Non voleva accostare la sua immagine a quella di una brava persona come te. Ok. Sì, ma addirittura ha cancellato il numero, pensa che pippe mentali. Vabbè, però conoscendo cioè, lui è tutto possibile, perché me lo ricordo, era proprio tutto un pezzo lui. Sì. Si capisce. Non te ci comprare cose, capito? Se Non ti ci ci compri bere né la droga. Se ci compri la droga e l'alcol, che Mangiaci, Dio ti maledica. carica il cellulare, capito? Che Dio ti possa maledire. Però mi manda Se io usare tu, maledizione. io dimmi tu, ok, io usare tu, ma io non usare. Vabbè Richmond, Dai, ci vediamo prossima settimana. Te passiamo a trovare perché tanto dobbiamo passare pure di là. Io dormire qua. Guarda, lui il fisico ce l'ha ancora. Ho sentito tante parole, ma quando qualcuno parla, io ricordo questo Hai voce. ricordato la tua voce? Io alzo occhi, io ho visto te. Ciao Richmond. e rispondi, c'è? Ciao. Slow, pay attention. Dai. Grande Riccio. Bello. Ciao fratello, stai bene? Ciao bello. Capito? Perché hai rubato? Io dici lavoro importante. Tu non lavoro perché tu mangia. Cicalone lavoro, anche io lavoro. Io dici bambina, a scuola importante. Tu studiare, studiare è importante. Oh, io grande, io lo so. Oh, domani andare a lavoro. Io polici il mio grande strada.